Salve, questa è la recensione della stampante Epson XP342, un display da 3.7 pollici. Questo qui si può mettere anche in questa posizione qui per una visione migliore. C'è il cassettino estraibile per i fogli, vedete quando stampo si può facilmente rivedere. Qui c'è il cassetto invece per inserire i fogli con questa linguetta che vi permette, vedete, di bloccare a seconda del formato A4, A5 o la busta. Se la vado ad accendere tramite questo pulsante potete anche vedere il rumore che fa. Ecco qui, quando la luce è verde mi dice che la stampante è pronta. Qui mi prende e mi chiede ovviamente il tipo di formato del foglio, che in questo caso è A4, quindi premo ok. Questo è il menu, con le frecce vado, vedete, qui si può andare a configurare il wifi o il wifi direct. Questo pulsante sempre per tornare indietro. Quest'altro sottomenu è per la scansione, vedete, mi chiede una copia, se farlo a colori o in bianco e nero, e per dare ovviamente l'invio o l'annullamento si usano questi due pulsanti qui, vedete. Se io adesso premessi ok, vado nelle impostazioni, premendo il pulsante rosso torna a nullo, però questo pulsante qui faccio la copia. Poi c'è quest'altro che permette di stampare le foto. Le foto possono essere, vedete, inserite anche qui dove c'è, vedete, l'ingresso di una SD. Torno indietro. L'altro menu è lo scanner. Qui permette praticamente di scegliere che tipo di scansione fare, se è una fotografia oppure un PDF oppure un'email o una scansione sul PC. Infatti nel CD di installazione ci installa anche un'applicazione proprio per lo scanner sul computer. Qui c'è la cancelleria personale dove posso andare a scegliere, vedete, i fogli a righe, carte da lettere, il calendario di vari formati. Poi c'è l'ultima modalità silenziosa, cioè davanti, nel caso in cui ho acceso la stampante tutta la notte, evita quindi di fare rumore, riduce notevolmente. E poi qui c'è il setup, quindi c'è i livelli di inchiostro, la manutenzione, qui si va a fare il controllo degli ugelli, l'allineamento delle testine, qui c'è la configurazione della stampante, le impostazioni di rete, poi ci sono i vari servizi Epson Connect, Google Cloud Print, la condivisione, l'aggiornamento del firmware, le ripristino delle impostazioni predefinite. Per quanto riguarda le caratteristiche di questa stampante, abbiamo che stampa 10 pagine al minuto in bianco e nero e 4.5 pagine al minuto invece a colori. Le cartucce che ci sono all'interno, ed se io vado ad alzare, sono 4, in questo caso non si vede, comunque c'è il nero, l'azzurro, il giallo e il rosso. Sono le cartucce con il codice 29XL, dove XL praticamente sono le cartucce quelle più capienti. Con una cartuccia nera posso stampare circa 470 pagine, questi sono i dati di Epson, con quelle a colori circa 450. La velocità di stampa ci mette circa 38 secondi per una foto 10x15 su carta fotografica, 33 pagine al minuto monocromatico a carta comune, 15 pagine al minuto a colori, sempre con la carta comune. La risoluzione sono 1200 x 2400 dpi orizzontale per verticale. C'è il numero quindi di cassetti di carta pari a 1, dove posso inserire al massimo 100 fogli. Posso andare a 4, A5, A6, B5, C6 che sarebbe la busta. Poi c'è la lettera legale,
9x13, 10x15, 13x18, 13x20, 20x25, 100x148 mm e così via. C'è il fronte retro manuale, posso stampare senza margini. Le dimensioni sono da 390 per quanto riguarda la lunghezza, 300 per quanto riguarda la profondità e 146 di altezza. La rumorosità abbiamo visto è 4.9 decibel su carta fotografica lucida, 36 decibel su carta fotografica lucida invece premium Epson o modalità fotografica. Infatti ci sono vari tipi di carte che posso utilizzare. I sistemi operativi supportati per quanto riguarda il Mac va dal 10.6.8 e successivi, mentre per il Windows va dall'XP Professional fino a Windows 10. La stampante è anche Wi-Fi e la protezione posso mettere una chiave web a 64 bit, web a 128 bit oppure una VPA PSK AS e una VPA PSK TKIP. La garanzia è sempre 24 mesi. La stampante pesa intorno ai 4 kg. È una stampante ovviamente multifunzione, nel senso che c'è anche lo scanner, quindi funziona anche da fotocopiatrice e da scanner. Ci sono poi 180 ugelli per il nero e 59 ugelli invece per gli altri tre colori che abbiamo già visto, sono il magenta, giallo, ciano e nero. Le applicazioni che posso utilizzare sono praticamente, abbiamo l'Epson Connect, abbiamo l'iPrint, l'Email Print, il Remote Print Driver, l'Apple AirPrint e il Google Cloud Print. Se io vado, in questo caso vediamo, ho scaricato l'applicazione per iOS, questa è l'applicazione, vedete? Qui posso andare, entro nelle foto che ho salvato sulla mia memoria, qui posso entrare nel sito Epson e acquistare quindi toner e inchiostri. Qui ci sono i documenti salvati, i servizi online, c'è tutti i vari cloud, vedete c'è Dropbox, Google Drive e OneDrive. Poi c'è lo scanner, qui praticamente posso andare, vedete, a scansionare direttamente sul tablet e mandarlo alla stampante tramite il wifi. Scatta, qui invece posso scattare la foto, copiare, poi accesso alla memoria quando inserisco ad esempio la memory card. Qui vado praticamente, ci sono delle varie applicazioni per modifica di foto e qui altre applicazioni. Mi va, vedete, nello store di Epson, in questo caso mi dice che non c'è nessun'altra applicazione. Una funzione molto importante è quella praticamente della mail, cioè la stampante di data di un proprio indirizzo email del tipo @print.epsonconnect.com. Io posso modificare soltanto la parte che c'è prima della chiocciola, quindi posso scegliere un username personale e praticamente mando i documenti a questa mail e automaticamente la stampante Epson li stampa in qualsiasi luogo io mi trovi. Mi sembra di aver detto tutto, alla prossima.